Buongiorno! 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 1° gennaio 2016. Non c'è niente di meglio che iniziare il nuovo anno di prima mattina e avere tutto il tempo del mondo per lavorare al nuovo video. Bentornato nel mondo dei vivi, Al. Certo che devi averci dato davvero dentro la festa di fine anno per aver dormito 2 settimane di fila. Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in un nuovo episodio Slim del Virtual Show. In questa mini puntata assolutamente non concepita per prendere tempo, figuriamoci, ho scelto di analizzare per voi un altro piccolo titolo indie, questa volta realizzato da un team canadese. Sono Virtual, ed ecco il mondo di oggi. Conosciuto come Fuzzy Wuzzy Games, questo team di sviluppatori è formato da ex dipendenti di Electronic Arts. Decisi ad iniziare la loro piccola avventura personale senza controlli da parte di grossi publisher, questa squadra ha iniziato da un concetto molto semplice. Ispiratasi a Marble Madness, un classicissimo titolo dell'era NES, la loro idea era di far controllare ai giocatori una piccola sfera attraverso dei percorsi ad ostacoli. Un concetto interessante, ma che probabilmente non avrebbe attirato abbastanza l'attenzione dei giocatori basandosi solo sulle meccaniche stesse del gioco. Fu così che, anche sotto consiglio di Jamie Cheng, uno degli autori del popolare titolo stealth Mark of the Ninja, che si decise di trasformare quella semplice pallina in un personaggio e, dopo vari tentativi, nacque un piccolo armadillo spaziale che diede il nome al gioco stesso: Armillo. È un platform tridimensionale in cui l'omonimo piccolo alieno dovrà lottare contro una stirpe di droidi chiamati Darkbot, che attaccano il suo pianeta e rapiscono il suo fratello maggiore. E si capisce che è il fratello maggiore per via degli occhiali da sole, un tratto distintivo di tutti i fratelli più grandi e simbolo di superiorità nei confronti dei minori nella gerarchia familiare. Lo scopo di Armillo sarà quello di inseguire i rapitori di suo fratello, attraversando diversi sistemi ed esplorando pianeti liberandoli dalla presenza dei Darkbot. Allora, graficamente come si presenta il gioco? Non troppo bene, il livello tecnico non è altissimo e la direzione artistica sì, a volte regala delle ambientazioni carine e dai colori sgargianti, ma in generale la grafica del gioco risulta quasi amatoriale, seppur con buone idee di fondo. Il design di Armillo risulta carino, semplice, un po' simile a Sonic, mentre gli altri personaggi e nemici del gioco sono abbastanza generici. Niente di orribile, ma non spiccano quanto avrebbero potuto. Ma il problema tecnico più grande è il framerate altamente instabile. Il gioco infatti tende a rallentamenti abbastanza frequenti, non tanto da rendere ingiocabili i livelli, ma abbastanza da risultare fastidioso in certi casi. Ma nonostante i problemi tecnici, Armillo ha il cuore al posto giusto quando si tratta di gameplay, grazie al suo team di sviluppo dotato di una creatività non indifferente. I livelli sono strutturati come dei percorsi ad ostacoli su planetoidi che ricordano molto un incrocio tra Pac-Man e Super Mario Galaxy. Le meccaniche di gioco di Armillo si basano sulle 3 semplici azioni che può eseguire: rotolare, saltare e scattare. Vi sembrano un numero limitato? Beh, a volte è proprio entro certi limiti che la creatività dà il meglio di sé. Infatti la varietà di situazioni che Armillo si trova ad affrontare è proprio ciò che, almeno in parte, mi ha fatto dimenticare i limiti tecnici del gioco. Gli enigmi sono di natura molto semplice, ma quindi anche intuitivi, non andando a rubare troppo tempo all'azione, e i diversi livelli di gioco sfoggiano una buona varietà di ostacoli. Le classiche sfide a tempo, il saltare di piattaforma in piattaforma schivando nemici ed insidie, attivare interruttori e idee un pochino più particolari, come cambiare la temperatura del planetoide per accedere a nuove aree, o mangiare più cibo possibile per diventare sempre più grossi ed essere in grado di abbattere un muro altrimenti impenetrabile. Essendo io stesso di origini americane, naturalmente non posso che approvare questa procedura.
Le battaglie contro i boss del gioco sono molto semplici, anche se non risultano coinvolgenti quanto i livelli stessi, che si basano su un concetto simile di semplicità, ma senza risultare scialbi, e il design stesso dei boss non è proprio spettacolare. E poi c'è questo tizio che pare il figlio illegittimo di Queen Goma e del Technodrome. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Armillo può contare su una buona rigiocabilità per via di bonus e potenziamenti acquistabili tramite i punti ottenuti e diversi livelli segreti a 2 dimensioni che possono essere sbloccati trovando ogni cubo misterioso nascosto in ogni pianeta. Una buona giustificazione per rigiocare i vecchi livelli ed avere come ricompensa delle divertenti sfide a tempo completamente diverse dal resto del gioco. Passando alla colonna sonora, trovo che sia un vero peccato che non si trovi da nessuna parte, perché la trovo davvero carina. Un po' come il gameplay, la musica del gioco non è niente di spettacolare, ma il mix di brani elettronici di Armillo è coinvolgente e vanta un bel ritmo con un paio di brani che spiccano più di altri. Quindi, questo Armillo è un gioco che consiglierei? Beh, sì e no. È sicuramente un lavoro di passione fatto da gente che voleva consegnare un prodotto pieno di creatività. È un gioco con abbastanza problemi tecnici e con una resa grafica bassa, ma allo stesso tempo vanta un buon ritmo di gioco, un gameplay vario, seppur non spettacolare, e una valida quantità di segreti e livelli sbloccabili. È carino. Direi che se siete fan sfegatati del genere platform e avete sane aspettative, potreste darci un'occhiata. Al momento è disponibile solo su Wii U, ma sarà rilasciato molto presto anche su Steam. Detto questo, vi ringrazio per aver visto questo video. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo molto presto per la prossima puntata principale. Ciao a tutti!